Basta, mi sono stufato. Basta, mi sono stufato. Andrea non arriva e allora ve la racconto io questa Volvo. Vedete, se io ve la mostrassi da questa distanza, probabilmente non capireste la differenza con una V60, almeno non i più attenti. Ma se io mi avvicinassi e soprattutto vi facessi vedere questo badge, cioè Polestar, e allora cavolo, di differenze ce ne sono tante da raccontare. Anzitutto basta vederla da fuori per capire che c'è già il kit aerodinamico. Vedete lo spoiler dietro, vedete questi favolosi cerchi da 20 pollici con spalla praticamente inesistenti, con le pinze Brembo, e addirittura i dischi anteriori sono da 371 mm, le pinze sono a 6 pistoncini. Davanti particolarmente graffiante, con una calandra rivista, con i fari all'oxeno ovviamente adattivi. Non mi piace per niente come è stato sistemato il radar del cruise control adattivo. Insomma, niente di che nella calandra, però non c'è simmetria, non mi piace per nulla. Anche qui badge Polestar. Vi faccio vedere, già che ci sono, visto che il motore è soprattutto a cambiare, in questo taglio sportivo vi faccio vedere il cofano. Apertura con farfallone, tac, un po' alla Pozzetto. Ecco, così di primo acchito può sembrare che non cambi nulla, in realtà è stato rielaborato l'albero a camme, la turbina, la pompa della benzina, le bielle, i filtri. 24 kg in meno, una bella cura dimagrante che dovrei fare anch'io, alla sala anteriore per un totale di meno 20 kg. Però tutte le altre cifre ve le racconto in macchina. Ci sono case che buttano lì uno spoilerino, magari dei cerchi un pochino più graffianti, a volte anche un pochino più tamarri, una bella griglia davanti, una calandra diversa, e ti buttano lì una macchina che definiscono sportiva. Volvo invece è una casa svedese, per cui non penseresti, vista la grandissima attenzione alla sicurezza, che c'è una declinazione sportiva anche per questi tipi di vetture. In realtà c'è. Non la conoscono in tanti, forse, la conoscono meno persone di quanto non conoscono, che ne so, le classi M di BMW o la AMG di Mercedes. Ma c'è Polestar che da anni fornisce le vetture più corsaiole a brand Volvo, o almeno l'ha fatto appunto in questi anni, perché in futuro si occuperà di produrre vetture elettriche, sempre sotto marchio Volvo, ma comunque con un logo a sé stante, per, insomma, alto spendenti, diciamo top di gamma. Noi allora che cosa abbiamo qui? Abbiamo una Volvo V60 Polestar, ve l'ho già raccontata, ve l'abbiamo già raccontata, station wagon, disponibilità per lunghi viaggi, buona capacità di carico, comodità. Ma allora che cosa cambia stavolta? Cambia il motore soprattutto, perché rimane un 2 litri benzina a 4 cilindri in linea, ma i cavalli sono addirittura 367, la coppia massima è di 470 Nm, e tutto è stato non modificato ma reingegnerizzato, dall'albero a camme, alla turbina, alla pompa di benzina, ai filtri, fino alle bielle, per un totale di 24 kg in meno sulla sala anteriore e un totale di meno 20 kg. Però adesso metto il cambio in modalità sequenziale, ho già tolto il controllo elettronico della stabilità, vediamo cosa succede dentro la rotatoria. Grande tenuta di strada, non va via neanche per un centimetro. Proviamo anche a aprire tutto. Il gas in uscita, sono già a limite stradale, perché per scaricare la velocità su questa vettura sono addirittura state montate sospensioni che si possono ovviamente gestire e regolare, ma in officina, le Öhlins, gli ammortizzatori, e soprattutto una trazione integrale BorgWarner che, è vero, guarda l'efficienza, ma che soprattutto mi consente di buttare per terra questi 367 cavalli. Allora ragazzi, che tipo di vettura abbiamo a disposizione? Abbiamo una vettura con un assetto tendenzialmente piatto, un rumore del motore, l'avete sentito prima, che mi piace soprattutto grazie ai doppi scarichi in basso, a basse velocità, perché la voce è bella roca, mentre per trovare le stesse emozioni e la stessa voce bisogna guidarla in alto, Però se guidi una vettura così in alto, o stai fondendo il motore perché stai andando in seconda, oppure stai guidando su un circuito chiuso.
dove puoi raggiungere le velocità che ti pare, in totale sicurezza, senza mettere a repentaglio la vita di chi ti sta intorno. E allora questa vettura ha una ragion d'essere? Ha una ragion d'essere anche nella guida di tutti i giorni, perché se noi non andiamo a schiacciare con violenza e con veemenza sull'acceleratore, abbiamo tutto sommato un comportamento, come dicevo prima, neutro. È stato ritarato anche il servosterzo per renderlo più maneggevole, nonostante sia molto duro e soprattutto questo si senta nella guida di tutti i giorni, magari nelle nostre città, perché per mantenere la giusta durezza ad alte velocità, insomma, è stato fatto un lavoro che serve più ad alte velocità che a basse velocità. Che cosa c'è però? C'è il launch control. Mi basta togliere il controllo della stabilità, e l'ho già fatto, mettere in modalità sequenziale il mio cambio Geartronic 8 marce di cui vi parlerò dopo, giù tutto freno e giù tutto acceleratore. Arriviamo a velocità standard e giù tutto freno. Ci siamo restati in uno spazio molto contenuto, vi ho già fatto vedere prima i dischi Brembo da 371 mm con pinze a 6 pistoncini. Non ho avuto la necessità di premere più di tanto sul freno per arrestarmi, mi sono arrestato in una manciata di metri. Velocità massima autolimitata a 250 km/h, l'accelerazione da 0 a 100 era di 4 secondi e 8, non ho avuto il minimo problema. Con il cambio manuale, cioè gestito dai paddle che ci sono qui sul volante, il volante è il tipico Volvo, è più o meno dentro tutto uguale alla V60 normale, poi andremo un pochino di più nello specifico. Dicevo, gestita dai paddle, la vettura non sale di marcia quando arriva a soglia, raggiungiamo circa 7000 giri, per cui a quella soglia dovremo necessariamente cambiare pena la messa in difficoltà del motore. Un motore che, come dicevo, nella guida di tutti i giorni sì, riesce a portarci dal punto A al punto B facendolo in totale sicurezza, grazie al cruise control adattivo, al sensore dell'angolo cieco, all'assistente di corsia attivo tra l'altro su questa V60 Polestar. Però è come tenere un leone in gabbia. Noi lo teniamo un leone in gabbia? Vi piace lo zoo? A me per esempio lo zoo non piace, quindi io il leone me lo terrei tranquillamente nella sua savana, così come terrei all'interno di un circuito questa Volvo V60 Polestar, che ha, come dicevo, un cambio automatico Geartronic a 8 rapporti, che consente cambiate abbastanza rapide, che però, se guidato in basso, quindi senza dare tanta potenza, senza richiedere tanta potenza alla nostra V60, non è non affidabilissimo, perché affidabile lo è, però non è così spigliato come avremmo voluto. Se invece andiamo a cercare la prestazione, la guida in pista, ragazzi, è il supporto giusto per trovare il tempo. Da un punto di vista all'interno, invece, questa Volvo V60 non mi intriga più di tanto. Perché non mi intriga più di tanto? Perché se è vero che ci sono le impunture sui sedili, e tra l'altro i sedili sono molto contenitivi, pur non potendo essere gestiti sui fianchetti, ma potendo gestire con 3 memorizzazioni tutto ciò che riguarda la posizione di guida, l'altezza, l'orientamento dello schienale, eccetera, e quindi, dicevo, scusate, con le impunture a vista, quelle stesse che ci sono sul volante, che ha tanta microfibra, non ho uno spirito racing su questa V60 Polestar. Perché? Perché davanti agli occhi ho comunque il solito computer di bordo che si declina in un display LCD che può cambiare 3 temi: il performance, l'elegance, scusate, e l'eco. L'eco e l'elegance lasciateli perdere, buttatevi sul performance. Perché? Perché avrete un grandissimo contagiri digitale, comprensivo di tachimetro al centro, sempre digitale, a destra e a sinistra la ripartizione della potenza e la temperatura dell'acqua rispettivamente, e ai margini la quantità di benzina residua a sinistra e le marce sulla destra, per cui parcheggio, retromarcia, neutral e drive, insieme al piccolo orologio, ovviamente digitale, a disposizione. Il display centrale rimane il medesimo delle V60, per cui non particolarmente grande, non è il 12.3 pollici della nuova XC60 o di XC90. La plancia ha un bel carbon look, elementi circolari, il tastierino per chiamare e i vari comandi per gestire tutto l'infotainment, che è il Sensus Connect. Però non abbiamo, non so, banalmente la ripartizione della forza G, oppure, che ne so, i tempi sul giro.
sono tutte piccole chicche che forse potevano essere inserite per rendere ancora più corsaiola questa Volvo V60 Polestar. Quindi in generale un assetto neutro, un assetto piatto, la trazione integrale aiuta moltissimo nella tenuta della strada anche sui grandi curvoni autostradali quando andiamo ad affondare un pochino di più sull'acceleratore. È una vettura che vi consente di sverniciare la tipica Golf che vi sta incollata pensando di andare più veloce di qualsiasi altra vettura che c'è sulle autostrade tedesche. Nel nostro caso l'abbiamo sverniciata arrivando a 220 km/h. Questo va raccontato perché in Germania si può, ed è una cosa di grandissima civiltà, nella quale però non voglio entrare più di tanto perché poi mi date già dell'esterofilo e ve lo garantisco, non lo sono. Però io dicevo, questa V60 la comprerei? Probabilmente no, un po' perché non faccio guida di pista e vedendo come guido probabilmente l'avete già capito, un po' perché non spinge dal punto di vista del design all'esterno. Avrei voluto qualcosa di un pochino più estremo. È vero, non ho il colore più bello di questo modello, che è sicuramente il blu, però a disposizione ho un Onyx Black di grandissima eleganza che si accompagna alle altre tre colorazioni. Vi ho già detto appunto del blu, ci sono anche il silver, quindi il grigio, e anche ovviamente il bianco. Ho a disposizione una vettura sulla quale c'è più o meno tutto, è praticamente una full optional. Ho la retrocamera posteriore, ho i sensori di parcheggio anteriori, ho il sistema infotainment con tutto quello che potrei desiderare, ho i fari diurni a LED e gli abbaglianti e gli anabbaglianti all'oxeno, ho un cambio automatico che funziona perfettamente al pari del climatizzatore che è sdoppiato. Ok, per il cambio vi ho già detto che in realtà qualche pecca ce l'ha. Ho tantissima attenzione alla sicurezza, come avete potuto notare in questo caso, la fila di LED che si illumina sul parabrezza riflettendosi quando la vettura pensa che io stia per andare a sbattere contro i pedoni o contro qualsiasi altra vettura che magari mi precede o che sta venendo nel senso opposto della mia marcia. Tantissima attenzione alla sicurezza, però forse io 70.000 euro non li spenderei per una vettura come questa, un po' perché dentro si respira lo stesso clima della vecchia V60 e della normale V60, un po' perché, non so, forse non sono nella parte della vita in cui una vettura come questa mi serve, ma di questo vi interessa relativamente, immagino. Detto questo, sono molto contento di aver provato questa V60 Polestar, proprio perché in futuro Polestar sarà il marchio delle vetture di top di gamma elettriche di Volvo, e quindi probabilmente non avremo più l'occasione di provare una vettura con queste credenziali, con questa scheda tecnica pazzesca. Io ve lo ricordo ancora una volta, praticamente 370 i cavalli, 470 Nm di coppia. Ho dimenticato però una cosa, il consumo. Il consumo. Allora, anzitutto questa vettura tiene poco meno di 70 litri di carburante, naturalmente benzina verde. Riusciamo a percorrere 6-7 km con 1 litro di benzina in città, che diventano 11 a limite autostradale, e salgono, ma non più di 13-14, quando guidate in maniera uniforme, intorno ai 110 km/h. E voi cosa fareste? Comprereste questa V60? Naturalmente messa in sequenziale la voce è un pochino più piena, mentre invece tenuta con il cambio standard abbiamo una voce convincente soprattutto in basso. Fatemelo sapere su automoto.it, su YouTube, su tutto quello che vi pare, su tutti i social network. Noi ci vediamo alla prossima vettura, ovviamente in compagnia di Andrea. Ciao!